Dico, il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle Botteghe Oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie Fabrizio, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Il 9 maggio 1978 viene ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro. Per chi si era interessato alla sua liberazione, inizia così la notte dei lunghi coltelli. Ricatti incrociati, minacce e documenti che vanno assolutamente eliminati. E forse va eliminato anche qualcuno. Scusate, vi ripeto che mi è stata portata in questo momento la notizia di un'agenzia francese, la France Presse, che attribuisce al sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Franco Evangelisti, la notizia secondo la quale il corpo di Aldo Moro, avvolto in una coperta, non presenta in apparenza ad un primo esame alcuna traccia di ferita. 3 mesi dopo, ottobre 1978, Edoardo Formisano, l'ex consigliere regionale missino, ed un pregiudicato milanese, Ugo Filocamo, legato alla banda Turatello, si presentano al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Claudio Vitalone, dicendo: le BR hanno comprato dalla mala milanese armi per 200 milioni. Un vero arsenale. C'è persino una lancia termica. Stanno preparando un attentato a Craxi. La lancia termica sarebbe servita ad entrare in casa di Craxi tramite le fogne. Il 27 ottobre 1978, in via Barnaba Oriani, viene trovata una A112 carica di armi. Sembra un riscontro importante alla soffiata di Formisano e Filocamo. Lo stesso Craxi, informato di un possibile attentato ai propri danni da Lello Liguori, gran patron di locali notturni, presenta un esposto. Gennaio 1979. Il generale Dalla Chiesa chiama il maresciallo in candela, che si occupa del carcere di Cuneo. Vuole incontrarlo al solito posto. Il solito posto si trova in aperta campagna, nella zona di Pantalera. I due si incontrano di notte. Dalla Chiesa scende dall'auto, si attarda a fare dei bisogni, poi fa cenno ad Incandela di salire. I due si accomodano sul sedile posteriore dell'auto. Alla guida è presente una terza persona che Incandela non conosce. Dalla Chiesa si rivolge in modo deciso ad Incandela. Devi trovarmi dei documenti che sono entrati all'interno del carcere e che riguardano Moro. Sono destinati a Turatello. Poi fa cenno col capo a indicare il guidatore. Lui ti spiegherà come trovarli. A questo punto l'autista si gira verso Incandela e gli racconta di come entri di tutto nel carcere di Cuneo, attraverso la sala in cui vengono perquisiti i familiari dei detenuti. Nella rete divisoria della stanza è nascosto un pertugio, da cui passano piccole armi, droga, soldi, messaggi e in questo caso verranno fatti passare dei documenti. Ultimata la spiegazione di dove e quando si potranno trovare i documenti, Dalla Chiesa si accomiata da Incandela, raccomandandosi con risolutezza di non fallire la missione. Nei giorni seguenti Incandela perquisisce la stanza delle visite e recupera dentro un tombino un plico sigillato con del nastro adesivo, che consegna poi a Dalla Chiesa. Qualche giorno dopo Dalla Chiesa incontra nuovamente Incandela. Non è soddisfatto di quel che è stato trovato e rivolgendosi al maresciallo avrebbe affermato: non volevo dirtelo l'altra sera davanti all'altra persona, ma mi devi trovare anche
dei documenti su Andreotti. 27 febbraio 1979. Il pregiudicato milanese Ugo Filocamo è a San Vittore, arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia, che ha trovato armi in un'auto intestata a sua madre. Filocamo, consigliato dal suo avvocato, afferma: «Ero stato incaricato di uccidere Craxi. Mi sono rifiutato». Viene subito interrogato dal sostituto procuratore Domenico Sica, in trasferta a Milano con il colonnello dei carabinieri Antonio Varisco. Nel frattempo viene arrestato Edoardo Formisano per favoreggiamento, reticenza e falsa testimonianza. Il caso dell'attentato a Craxi sembra sgonfiarsi. Sica va a interrogare Formisano in carcere. Vuole saperne di più su una lettera inviata dall'ex consigliere regionale a Francis Turatello, in quel momento sotto processo a Roma per l'anonima sequestri. La lettera era stata sequestrata 3 giorni prima durante una perquisizione nella cella di Turatello. Sembra che nella lettera vi siano oscuri riferimenti ad una manovra concordata con Turatello. Tutto il caso sarebbe stato montato, nel tentativo di ottenere dalla magistratura concessioni in favore di Turatello. 29 marzo 1979. A Roma viene ucciso Mino Pecorelli. Quando il telegiornale passa la notizia in televisione, il maresciallo in candela riconosce nell'uomo misterioso incontrato insieme ad Dalla Chiesa Mino Pecorelli. Il giorno dopo, Alfredo Ugo Filocamo, allora 35enne, arriva in tribunale e chiede che vengano ascoltati sul suo caso Craxi, Formisano e il dottor Masone della polizia. Poi aggiunge: «Sono innocente. Sono qui per aver fatto del bene. La verità verrà presto a galla. Le armi trovate nella macchina di mia madre, a Cusano Milanino, erano state lasciate in bella vista da gente che intende vendicarsi per le rivelazioni che avevo fatto alla magistratura romana. Qualcuno che sapeva che sarei tornato presto a Roma per fornire ulteriori particolari». Poi Filocamo aggiunge di temere per la propria vita. 11 giugno 1979. Al 12° chilometro dell'Aurelia viene scoperta una bisca. Sul tavolo 100 milioni di fish. Finiscono a Regina Coeli il capo della bisca Tiberio Frosi e l'ex missino Edoardo Formisano, da poco uscito da San Vittore e sorpreso con una pistola addosso. Il suo arresto è il più movimentato. All'arrivo degli agenti cerca infatti di liberarsi dell'arma, senza riuscirci. Inizia allora ad inveire contro il commissario Carnevali. «Quando esco dal carcere, darò ordine a tutti i miei seguaci di scrivere con lo spray sui muri di Roma che lei è un cretino», venendo così denunciato per oltraggio alla forza pubblica, oltre che per il porto d'arme abusivo. Arriva così per Formisano una condanna a 4 mesi. 29 settembre 1980. Edoardo Formisano incendia una stanza d'albergo. Viene quindi fermato e portato dai medici del San Giacomo per verificare se sia in grado di intendere e volere. Alla risposta positiva dei medici viene arrestato per incendio doloso e portato a Regina Coeli. Alla domanda del perché l'abbia fatto risponde: «Ho saputo che lì alloggiano 2 pistoleri assoldati per uccidermi e volevo bruciarli nel rogo dell'hotel». Primi giorni di agosto del 1981. Al carcere di Pianosa arriva il maresciallo in candela, che usualmente d'estate presta servizio lì, ed incontra un nuovo detenuto, appena arrivato da Cuneo, Francis Turatello. I due hanno per la prima volta un confronto, e Turatello afferma: «Ah, finalmente conosco il famoso maresciallo in candela. Se mi trovo qui è per colpa sua, per via di quei documenti su Moro e Andreotti che lei ben conosce». Tanto Moro, quelli della DC non l'hanno voluto liberare. 17 agosto 1981. Francis Turatello viene ucciso nel carcere di Badue Carros, dove è arrivato recentemente dal carcere di Pianosa. Ad ucciderlo alcuni killer delle carceri: Vincenzo Andraus, i mafiosi Antonino Faro e Salvatore Maltese, nonché il cutogliano Pasquale Barra. Sospettati come mandanti dell'uccisione di Turatello sono Vallanzasca e Epaminonda, e poi Cutolo. Tutti però smentiscono. Ma al di là di chi sia stato il mandante,
è da capire se il vero motivo fosse invece legato a qualcosa che Turatello sapeva e che poteva essere causa di pericolosissimi ricatti. Alberto Franceschini, co-detenuto a Nuoro di Turatello, riferirà nel processo per la morte di Mino Pecorelli che Turatello, poco prima di essere ucciso, gli avrebbe confidato che il Formisano gli aveva chiesto di uccidere alcuni brigatisti, ma che lui si era opposto. L'adesione al progetto avrebbe comportato trattamenti di favore e denaro, 200.000 lire al mese per ogni persona che fosse entrata in questo gruppo di boia delle carceri. Nel dirmi questo, Turatello mi fece intendere che mai si sarebbe prestato al gioco dei servizi segreti. Nello stesso processo, sulla morte di Mino Pecorelli, si apprende dal collaboratore Antonio Mancini, ex banda della Magliana, di un suo viaggio insieme a Danilo Abbruciati a Milano per assistere ad un'udienza di un processo in cui erano imputati Francis Turatello, Ugo Bossi e il catanese Salvatore Mirabella. Mancini, in quell'occasione, vide Abbruciati appartarsi con un'avvocatessa nel corridoio, prendere da lei un pacco di incartamenti molto voluminoso e ritornare in aula. Poi vide Abbruciati fare a Turatello un segnale di ok. Durante il viaggio di ritorno a Roma, dall'Abbruciati, seppe che i destinatari di quel documento, gente a cui Abbruciati sosteneva di aver fatto favore in precedenza, erano l'avvocato di Pietropaolo, l'onorevole Formisano, il giudice Vitalone, il giudice Buongiorno e Flavio Carboni, e che questi erano compagni di loggia. Si ricordi inoltre che secondo Mancini l'Abbruciati era stato coinvolto nell'omicidio di Mino Pecorelli, omicidio per il quale vennero accusati Vitalone e Andreotti, poi prosciolti. Di certo c'è che i tre personaggi che più si erano esposti in un modo o nell'altro nella ricerca di informazioni su Moro, dalla Chiesa, Pecorelli e Turatello, fecero tutti una brutta fine. Sempre per mano criminale, ovviamente, ma forse qualcuno quella mano l'ha armata o perlomeno indirizzata. Tornando alla figura di Edoardo Formisano, quest'ultimo sarà nuovamente arrestato nell'83 per possesso di droga e danneggiamenti. Nell'85 sarà coinvolto in una maxi operazione contro la Mala Romana, cioè la banda della Magliana, coimputato con Enrico Nicoletti, il cosiddetto cassiere della Magliana. E poi, nello stesso anno, arrestato in un blitz a giugno contro l''ndrangheta, insieme ad esponenti della famiglia Macri. In entrambi i casi dell'85 ne esce indenne, anche grazie all'intervento del giudice ammazza sentenze Corrado Carnevale. Viene invece condannato nel 91 per il falso attentato a Craxi. Sono passati ormai più di 13 anni. Viene chiamato a testimoniare al processo Pecorelli, ormai a 60 anni, ed una vita di eccessi alle spalle. Eccessi e segreti.